Ad Acquaviva delle Fonti presso la biblioteca la presentazione di un romanzo, con noi l'autore Daniele Milano. È un romanzo che parla di una famiglia, soprattutto di 3 fratelli, però lo lasciamo raccontare all'autore. Allora, il romanzo prende principalmente spunto da vicende storiche realmente accadute, però i miei personaggi sono inventati. Si tratta di componenti di una famiglia normanna. Siamo nell'undicesimo secolo, dove in seguito a, diciamo, vicende intercorse all'interno di questa famiglia, i figli, questi fratelli, sono costretti a intraprendere un viaggio per l'Europa, che li porterà anche, diciamo, verso il sud Italia, quindi anche in Puglia. Quindi nell'ultima parte, cioè è inutile che svelo perché tolgo la curiosità al lettore, diciamo, si svolge parte della storia della città di Acquaviva. Il pubblico ideale per questo romanzo? Penso sia un romanzo adatto a tutte le età. E lei quando ha deciso di scrivere questo libro? Quanto tempo fa e perché ha deciso proprio questo argomento? Allora, vabbè, tutto parte da un viaggio che ho fatto in Normandia, quindi nel nord della Francia, dove, diciamo, vi è proprio un'atmosfera legata al popolo dei Normanni che ha svolto nel corso della storia molte imprese degne appunto di essere scritte in romanzi, non solo in saggi storici. Questa storia ha coinvolto anche la Puglia, quindi per questo motivo mi è interessato molto questo argomento. Il romanzo l'ho iniziato a scrivere all'incirca nel 2010, durante i miei studi storici. E di lì poi ho iniziato a, diciamo, leggendo le varie fonti che ho utilizzato anche sia per i miei studi che anche ne ho utilizzati anche per il romanzo. Forse è ancora presto parlare di un futuro nuovo romanzo in seguito, oppure ha già un'idea? Sì, ci potrebbero essere ulteriori sviluppi, però è ancora presto però la storia sì, andrà sicuramente continuata, ci sarà un seguito. Quindi quest'oggi si parlerà di questo romanzo, e la storia è abbastanza interessante. Io non ho ancora avuto modo di leggerlo, però lo farò in seguito. Lei sicuramente l'ha già fatto. Si tratta di un romanzo accessibile a tutti, veramente, linguisticamente molto piano, ma non per questo sciatto, attenzione. Lei conosce molto bene l'autore, quindi ci può parlare un po' dell'autore? Allora, Daniele è stato mio allievo, si è diplomato con me, insomma è stato sempre molto attratto e ha seguito sempre con molto interesse le materie letterarie, storiche, per cui non mi ha meravigliato quando lui decise di intraprendere gli studi storici e non rimasi affatto sorpreso quando mi chiamò e mi disse: "Oh, lo sai che ho scritto un romanzo, non è che vorresti leggere?" Io molto volentieri lessi le bozze e insomma devo dire che la cosa mi è piaciuta subito e io mi auguro che venga premiato dall'interesse del pubblico e che ci sia un buon ritorno, perché merita.
Mentre un suo parere su questo romanzo. Il libro mi è piaciuto molto e concordo con tutto quello che ha detto il collega, che è un libro dove Daniele profonde la sua passione, dove articola le cose anche in funzione dei viaggi che ha fatto, perché i luoghi di cui parla, dal nord della Francia, dall'Inghilterra fino a qui, lui li conosce, cioè c'è stato, e li ha articolati secondo le sue esperienze e secondo la sua rielaborazione di storico, perché lui è laureato, quindi è in storia e la conosce molto bene, e l'ha raccordata benissimo anche con la storia locale, perché la cosa comincia in Nord Europa e finisce qui e lega il tutto. Si può leggere ad ogni età, quindi anche un ragazzo di scuola media può tranquillamente leggerlo, si può confrontare con quei dati, può andarli a cercare anche sul libro di storia, che, come dire, la cosa molto bella è che, per quanto sia di fantasia, ha una trama, un'articolazione storica, cioè basata su fatti storici reali. Per esempio, quando parla di Acquaviva, di quelli che furono i feudatari normanni di Acquaviva, non sappiamo granché, ma lui li mette in piedi, cioè in qualche modo ce li fa rivedere, ci fa chiedere comunque chi possano essere stati, perché sono arrivati qui. È una saga intessuta di storia, davvero molto interessante.